Accanto a noi vivono gli uomini per bene, quelli che hanno un lavoro stabile, un appartamento di proprietà, un'auto e un conto in banca. Sono quelli che soffrono per le donne che si prendono gioco di loro. Hanno l'aspetto di un qualsiasi altro uomo. Niente corna diaboliche sulle loro teste, nessuno scatto d'ira di fronte a colleghi e amici. Strisciano tra la gente, mascherando i loro subdoli piani, perché gli uomini per bene non ammettono mai di avere delle colpe. La colpa è sempre di una fantomatica donna che li ha fatti soffrire. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Mi avete chiesto di parlare esplicitamente di questo caso, per cui eccoci qui. Ho letto ogni articolo scritto sui quotidiani online come Venezia Today, Caserta Today e molti altri e mi sono stupita spesso e volentieri di come le notizie subito dopo i fatti fossero fuorvianti. Sarà molto difficile oggi affrontare questo caso con voi. Poche volte mi sono ritrovata così in difficoltà nel leggere tutti i passaggi di un crimine e poche volte ho avuto la necessità di fermarmi mentre stavo scrivendo. Ci troviamo nella splendida, meravigliosa Venezia, precisamente a Mestre, posto che io conosco molto bene e in cui sono stata diverse volte. È quasi sacrilego legare una città così romantica, così ricca di storia e di bellezza a un fatto di cronaca tanto sconvolgente. In questa città stupenda, che chiamare magica è quasi come svalutarla, una ragazza dal nome incantevole di Anastasia Shakurova arriva dalla Russia, precisamente da un paesino quasi ai confini con il Giappone. Per un po' ha lavorato in un'azienda di contabilità, poi come traduttrice. Anastasia a Venezia non ci arriva da sola. Nel 2013 infatti arriva sul suolo italiano in compagnia del neomarito Davide. Si sono conosciuti proprio nell'ambiente di lavoro e tra loro è nato un forte sentimento. Anastasia, prima di arrivare in Italia, ha voluto imparare bene la lingua, si è affidata a un tutor italiano. Lo ha fatto per apprendere non solo il nostro idioma, ma anche gli usi e i costumi del nostro splendido paese. Per renderle giustizia, ha voluto sentire la pronuncia russa del suo nome e non chiamarla Anastasia, come capita in molti altri contesti, ma Anastasia, proprio come era il suo nome. Anastasia amava l'Italia e Venezia le aveva rapito il cuore, ma di chi non lo rapisce Venezia? Il matrimonio con Davide, che aveva conosciuto a Mosca, purtroppo termina solo 2 anni dopo, quando lei incontra Biagio Junior Bonomo. All'improvviso si accorge che il suo matrimonio non è fatto per durare. Sui social Anastasia scrive: puoi incontrare un uomo, fidanzarti, andarci a vivere insieme, sposarlo e addirittura farci un figlio, convinta che quello sia l'uomo della tua vita. Un giorno però lo sguardo di uno sconosciuto ti inchioda al muro, una persona ti sfiora appena e inaspettatamente, in un istante, avverti una sensazione che non hai mai provato nella tua vita. Chiaramente Anastasia si è resa conto che l'uomo che ha sposato, Davide, non è l'uomo della sua vita. Una volta incontrato Biagio, questo le è ben chiaro. Anastasia e Davide hanno finito il loro percorso come coppia. Nessun dramma, nessun odio, come dovrebbe essere sempre. Con molta civiltà e rispetto avviano le pratiche per la separazione. Adesso è tempo di dedicarsi alla relazione con Biagio. Un uomo cresciuto a Sant'Antimo, figlio di un geometra comunale. Purtroppo ha perso la mamma 7 anni prima per le complicanze di un intervento chirurgico. Biagio si è laureato alla Federico II di Napoli ed era molto in gamba. Spesso è in giro per tutta l'Italia. Anche il loro incontro avviene in ambiente lavorativo, come era successo con il marito Davide. All'epoca dei fatti, quando avviene la tragedia di cui stiamo per parlare, Biagio e Anastasia non si stanno solo frequentando. La loro è una relazione già molto profonda e stanno gettando le basi per il loro futuro insieme. Hanno acquistato un appartamento a Mestre, devono solo dedicarsi a qualche ristrutturazione e poi arredarlo. Anastasia aspetta un figlio da Biagio, un maschietto. È incinta di 5 mesi.
Nel mese di giugno un suo ex professore la invita a cena. Stefano Perale l'ha conosciuta 2 anni prima ed è stato folgorato dalla sua bellezza e dalla sua dolcezza. Lei sottolinea che non è da sola, a quella cena desidera portare anche Biagio e lui la rassicura dicendole che sarà un'occasione per conoscere il suo attuale compagno. In fondo sono amici, no? La sera del 17 giugno Stefano Perale, insegnante di 50 anni che dà lezioni di inglese in una scuola professionale, prepara il banchetto per i suoi ospiti. Perale, 110 lode in lingue a Ca' Foscari, un master negli Stati Uniti e poi in Cina, poco prima di recarsi nel suo alloggio in via Abruzzo era insieme ai suoi alunni per quello che era ormai un avvenimento ricorrente. Al bar poco distante dalla stazione di Santa Lucia, il buon professore organizza il Do You Spritz English, una lezione aperitivo a base di inglese prosecco. Sorridente e affabile, non fa trasparire che già sta pensando a cosa succederà poco dopo. Quell'aspetto rilassato, però, cozza con quanto esterna sulla sua pagina Facebook. Lì infatti sembra trasmettere amarezza e disillusione. Scrive: «Vedo solo precarietà e sfruttamento. Sogno di andarmene per sempre in Australia». Come se cambiare luogo potesse cambiare lui, il suo modo di agire e la sua visione complessiva del mondo. Lui e Anastasia sono amici, per questo l'ha invitata. La serata nell'appartamento di via Abruzzo comincia con un immancabile aperitivo e qualche crostino, ma poco dopo qualcosa inizia a non girare per il verso giusto. Anastasia si sente intontita, Biagio accusa anche lui una strana sonnolenza. È facile fermarsi ai soli fatti, ma io non riesco a non sentire la paura di Anastasia, lo smarrimento, il desiderio di fuggire, di uscire da quell'appartamento, di essere a casa tra le braccia del suo Biagio oppure tra le vie di Venezia, a sorridere guardando le luci della notte. Ha solo accettato un invito a cena. Non l'ha mai sfiorata il pensiero di essere finita nella tela del ragno, non fino a che la testa inizia a farsi pesante, le palpebre si chiudono e le gambe cedono. Immagino che il suo pensiero sia andato a quel bambino che dopo soli 4 mesi avrebbe dovuto vedere la luce e iniziare la sua vita in una famiglia piena di amore. Stefano Perale rimane ad aspettare, come la bestia infernale che è. Non si ferma, non cambia idea, non pensa a quel bambino e nemmeno di essere un mostro. Biagio è adagiato sul divano, tra cucina e soggiorno. Il professore solleva il corpo incosciente di Anastasia e lo porta in camera da letto. Adesso finalmente potrà punirla. Ha sistemato tutto. Lì accanto c'è una macchina fotografica fissata a un trepiede, pronta a girare un video. Poi sistema anche il cellulare e avvia la registrazione anche su questo dispositivo. Quando torna per un momento in soggiorno, si accorge che Biagio si sta muovendo. Incredibilmente sta tentando di reagire. Sicuramente si è ormai reso conto che stanno correndo un grosso pericolo e che spetta a lui proteggere la donna che ama e il suo bambino. Stefano Perale non viene minimamente sfiorato da questi pensieri. Per lui quell'uomo semi-incosciente è solo una spina nel fianco, un contrattempo di cui farebbe volentieri a meno. Nessun tentennamento, nessuna comprensione e nessuna pietà. Afferra una sbarra di ferro e lo colpisce 6 volte, sfondando il cranio dell'uomo e lasciandolo senza vita. Ma il suo obiettivo non era questo. Quello che vuole è solo Anastasia. Biagio è una vittima collaterale che per lui non ha nessuna importanza. Mentre lo colpisce dice di aver ripetuto che lui non c'entrava niente, che gli dispiaceva. Questo è quello che lui sostiene. Io, perdonatemi, non riesco a crederci. Non credo che gli dispiacesse colpire l'uomo che era riuscito a conquistare il cuore della donna che lui spergiurava di amare. Tornato nella camera da letto, si toglie i vestiti, li toglie ad Anastasia e usa il suo corpo con rabbia, violando ogni sua parte. Mentre lo fa, le urla addosso che l'aveva avvertita. L'aveva detto che gliel'avrebbe fatta pagare. La insulta, le vomita addosso tutto l'odio che prova. Sbraita. E sì, non c'era altra scelta. È terribile, lo so. Non avevo altra scelta, Anastasia. Tu mi hai distrutto la vita, mi hai spaccato il cuore, me l'hai fatto a pezzi. Mi hai messo un dolore che Dio solo sa. Ma Dio non c'è, non c'è. Lo sai che non c'è Dio, non esiste. È un mondo ingiusto, non potevo permettere che tu fossi felice, a danno del mio dolore infinito, maledetta.
In totale spregio, senza il minimo rispetto, con l'arroganza di chi è convinto di essere in diritto di fare qualsiasi cosa, riprende le parti intime di Anastasia, forse immaginando di poter guardare e riguardare quei video in futuro. Perché questa ragazza non merita altro, lo ha solo preso in giro, illuso e poi buttato via. Le preme sul viso più volte uno straccio imbevuto di cloroformio. Preme così a lungo e così forte da uccidere. Mentre ancora si accanisce su di lei, le tasta il polso, ancora e ancora. Tuttavia, nemmeno quando si rende conto che la ragazza non respira più, decide di fermarsi. In fondo cosa cambia? Quello che ha sempre voluto è il suo corpo e adesso ce l'ha. Quando termina, pensa a un modo per sbarazzarsi dei corpi. Deve assolutamente fare in modo che nessuno scopra quello che ha fatto, perché lui si rende perfettamente conto di aver fatto qualcosa di sbagliato. Lo sa, anche se qualcuno in seguito cercherà di imboccare la strada della difesa per infermità mentale, come troppo spesso accade dopo crimini così violenti e insensati. Mette i cellulari di entrambe le sue vittime nel microonde. Deve fare in modo che nessuno li rintracci. Poi mette dei sacchi in testa a Biagio in modo da evitare che il sangue si sparga mentre cerca di spostarlo. Lo trascina in corridoio, lo carica in ascensore, poi attraverso lo spiazzo antistante il condominio, ma alla fine si rende conto di non farcela. Forse pensa che in fondo, alla fine, la gente capirà perché l'ha fatto. Tutto sommato, con tutti gli uomini che uccidono donne, lui non sarà che uno tra i tanti e ha le sue spiegazioni, ha le sue motivazioni. Quando torna in casa telefona al 113 e questo è quello che dice. Sono stato colto da un raptus di violenza. Io sono una persona per bene, ma purtroppo ho commesso un duplice omicidio. Ho ucciso la mia ex con cui mi frequentavo da 2 anni e mezzo e che purtroppo mi ha preso in giro, mi ha deluso, mi ha distrutto. L'ho cloroformizzata prima e poi ho aspettato che, insomma, così il suo compagno attuale, ho infierito anche sul compagno. Sono una persona tranquillissima di mio, ma purtroppo la vita... Se trovi persone che ti fanno male, che sono proprio cattive, egoiste, purtroppo si paga. Ma io non volevo, non meritavo questo. Ho cercato di comunicare con questa persona, non mi ascoltava, è sparita nel nulla. Trovo impossibile che nella vita sia così, che uno ha sentimenti così forti verso un'altra persona e questa recita, mette maschere. Parla per 12 minuti, spergiurando di essere un uomo per bene. È stato costretto dagli eventi e dalla cattiveria che ha dovuto subire. Quando alle 3 del mattino la polizia arriva sul posto, trova una scena agghiacciante. È un uomo pronto a raccontare ciò che è successo. Steso per terra, fuori dal condominio, il 31enne, Biagio, buonomo, e nell'appartamento la 30enne, Anastasia Shakurova, entrambi senza vita. Mentre portano via il reo confesso, gli coprono il volto, in modo che i vicini non possano vederlo. Nel frattempo ripete che sta attraversando un momento difficilissimo a livello psicologico, che l'insonnia e la tachicardia lo stanno stremando. La prima persona a essere informata della morte di Anastasia è suo marito Davide, che prende subito contatti con la famiglia in Russia. Non voglio dimenticare però che qui le vittime sono 2. Anche Biagio ha perso la sua vita per colpa di Stefano Perale. Immediatamente la notizia si diffonde. Pare proprio che questo povero uomo estremamente innamorato sia stato preso in giro da una ragazza senza pietà. Le notizie che si susseguono, infatti, sostengono che Anastasia avesse avuto una relazione con Stefano, che poi lo avesse lasciato e che, non contenta, avesse organizzato lei stessa quella cena per presentargli il suo nuovo compagno. Come può un uomo sopportare tanta crudeltà? Guardare la donna che ama mentre gli sbatte dritto in faccia la sua nuova relazione, la sua felicità, il bambino che aspetta. Man mano che si va avanti con le indagini tutto prende una piega ben diversa. Dai messaggi ritrovati sul cellulare appare subito chiaro che la ragazza non aveva mai e poi mai illuso Stefano Perale. Anzi, gli aveva sempre detto che avrebbe potuto esserci soltanto un'amicizia tra loro. Quella che viene menzionata come la sua ex non lo è mai stata. Tutte le scuse usate, l'uomo illuso e abbandonato, l'amore non corrisposto e così via diventano parte del lungo elenco di bugie che Perale racconta per proteggere se stesso.
La scena del crimine non è solo agghiacciante a causa dei due corpi senza vita, ma anche per ciò che viene ritrovato sul cellulare dell'assassino. Se già sono tutti scioccati per il duplice omicidio, quando vengono alla luce i dettagli, l'orrore investe tutta Italia. Su quel cellulare sono salvati 2 video girati proprio mentre si accaniva sul corpo ormai senza vita di Anastasia, nell'impresa di soddisfare quell'impulso aggressivo e impietoso che avrebbe voluto sfogare centinaia di volte, ma che la ragazza non gli aveva mai permesso. Altri video vengono trovati e in questi Stefano si riprende mentre insulta una foto di Anastasia. Non potendo avere lei in carne ed ossa di fronte a sé, si accanisce sulle foto, sulla sua immagine. Lei è l'incarnazione della delusione. Lui la odia perché lei non vuole essere sua. Perale continua a ripetere: non potevo permettere che fosse felice, volevo dominarla, volevo fargliela pagare. Per lui si tratta solo di vendetta. I legali di Stefano Perale sostengono dapprima l'infermità mentale. È chiaro che quest'uomo, questo povero uomo, era così provato da quella relazione mai esistita, era così convinto che tra lui e Anastasia ci fosse qualcosa, che si è sentito preso in giro. Lui viveva nell'illusione che tra loro ci fosse stato un reale rapporto di coppia. Come si può biasimarlo? Nella sua testa c'è qualcosa che non va, non è responsabile per ciò che è successo. La sua intenzione, tra l'altro, non era mai stata quella di uccidere. Voleva solo abusare di lei. Solo umiliarla, solo farle male, solo toglierle il diritto di dire no. Ma poi chiaramente qualcosa è andato storto, qualcosa che lui non aveva preventivato, che non aveva considerato. Anche se dice di non aver pianificato nulla, l'ordine su internet del sonnifero e del cloroformio lo smentiscono. A questo proposito si arrampica sugli specchi e spiega che era solo una messa in scena, che aveva tritato lo Stilnox, lo aveva aggiunto alle bevande, ma non era certo che lo avrebbe dato ai suoi invitati. Voleva anzi buttarlo via, era solo una messa in scena, una cosa simbolica. Se per voi ha senso, vi prego di spiegarmelo, perché per me non ne ha. Sembra solo l'ennesimo modo per negare le sue responsabilità, cercando il sostegno di un possibile tracollo mentale. Prima della cena aveva pianificato come liberarsi dei corpi e poi fuggire, altro che atto simbolico e impulsivo. Lui ripete che l'intenzione era quella di fare i suoi comodi con il corpo di Anastasia svenuta e poi caricarli in macchina e lasciarli in un parcheggio, dove lui aveva già sistemato la sua macchina per poter tornare a casa. Con l'aiuto dei medicinali non avrebbero ricordato praticamente nulla e lui avrebbe ottenuto la sua vendetta. Vendetta per cosa non si sa, perché Anastasia a lui non ha mai fatto niente di male, anzi, ha sempre cercato di essere delicata, di rifiutare le sue avance asfissianti, fatemelo dire, con garbo. Il suo unico errore è stato quello di credere che quell'uomo potesse accontentarsi di un'amicizia. È stato quello di fidarsi di un uomo che le aveva assicurato di volerle bene. E anche quello di aver avuto quel garbo di cui abbiamo appena parlato. Ma per i suoi avvocati era semplicemente in preda al delirio, geloso di quella ragazza che avrebbe voluto tutta per sé. Matteo Lazzaro e Nicoletta Bortoluzzi davanti al pubblico ministero Giorgio Gava perorano la causa del loro assistito e chiedono l'assoluzione a causa di un vizio mentale. È un botta e risposta di perizie psichiatriche che danno risultati che sono l'opposto l'uno dell'altro. Per l'accusa è un nevrotico ossessivo, per la difesa un uomo in preda al delirio che non si è reso conto di ciò che stava facendo. Per un attimo la difesa gongola perché quel nevrotico ossessivo può far loro comodo per sostenere l'infermità mentale. Nella sua testa dicono la considerasse a tutti gli effetti la sua compagna, anche se lei non lo era mai stata. Ben presto però appare chiaro che non c'è nessuna possibilità di farlo accettare come insano di mente. La difesa, rendendosi conto di non poter in alcun modo ottenere una soluzione, chiede la derubricazione da omicidio volontario a morte come conseguenza di altro delitto. Si sottolinea infatti che la sua prima intenzione fosse quella di narcotizzarli e non di ucciderli. Lei per poterla usare e lui per tenerlo a bada mentre portava a termine il suo piano. Nel caso di Biagio il narcotico non aveva fatto l'effetto che Perale si era aspettato e si era visto obbligato a intervenire in modo più brutale.
Nel caso di Anastasia era stato necessario usare altro cloroformio e la pressione esercitata sul suo volto con lo straccio imbevuto era stata eccessiva. La difesa chiede anche che venga eliminata l'accusa per il reato di vilipendio di cadavere perché, secondo loro, non si sarebbe reso conto che Anastasia era già morta. Peccato che negli stessi video trovati sul suo cellulare si vede l'uomo prendere il polso alla ragazza più volte. Era quindi impossibile che non si fosse accorto di averla uccisa. Solo che non gli importava. A lui in fondo interessava quel corpo, non lei. In casa di Perale non si trovano solo i video in cui il protagonista indiscusso è lui che insulta e sfoga il suo odio cieco su Anastasia, ma anche centinaia e centinaia di snuff movie e di film per adulti. Non discuto sul fatto che una persona possa scegliere di guardare quel genere di film. Se si parla però di snuff movie tutto cambia, perché ciò che si vede non sono attori pagati e del tutto consapevoli di quello che stanno facendo, ma donne davvero violate e atti di violenza reali. Nessuna persona per bene, nessun uomo, nessuna donna che abbiano un briciolo di coscienza e di rispetto potrebbero mai guardare a cuor leggero uno snuff movie di qualsiasi tipo. Te lo avevo detto che te l'avrei fatta pagare, aveva risposto quando per un momento Anastasia aveva ripreso coscienza domandandogli cosa fai. Subito dopo le aveva premuto lo straccio sul viso. La verità è che Stefano Perale è un poveraccio, un uomo che non ha nulla da offrire a nessuno. Un egoista viscido che raccontava ad amici e conoscenti di avere una ragazza di nome Anastasia. Incapace di creare un rapporto sano con una donna, convinto di avere il diritto di vedere ricambiato quello che lui diceva fosse amore, ha tolto la vita ad una giovane donna, al suo bambino e all'uomo che amava. Addirittura si era inventato di sana pianta che era stata Anastasia a maltrattarlo e che gli aveva nascosto una relazione con un altro uomo mentre stavano insieme. Io non credo che fosse davvero convinto che tra loro ci fosse un rapporto. Credo invece che raccontasse tutte queste bugie solo per rendersi interessante, per far vedere che anche lui aveva una vita sentimentale, anche se tumultuosa. Nonostante il grande affare dei due avvocati difensori, c'è ben poco che si possa fare o dire per far apparire innocente quest'uomo. Altri messaggi chiariscono i suoi sentimenti reali per Anastasia. Sentimenti che la ragazza, ribadisco, non ha mai ricambiato o fomentato. Nel dicembre del 2016 Stefano Perale aveva raggiunto l'aeroporto con un mazzo di fiori per attendere il volo di ritorno di Anastasia. Poco prima le aveva mandato un messaggio augurandole buon viaggio, chiamandola piccola mia e dicendole che si sarebbero visti al suo rientro e di nuovo utilizzando la parola cara. La ragazza però, del tutto inconsapevole della presenza di Stefano Perale, era corsa tra le braccia del suo Biagio. Ma anche avesse visto l'uomo attenderla speranzoso, perché mai avrebbe dovuto negare, nascondere i suoi sentimenti per Biagio? Perché avrebbe dovuto farsi condizionare dalla sua presenza? Era lui ad essere fuori posto e fuori luogo. Era lui a non aver capito di doversi fare da parte. Perché una persona dovrebbe camminare in punta di piedi, impossibilitata a vivere la sua vita, solo perché un'altra persona, pur non avendone alcun diritto, si insinua, insiste e pretende attenzioni? Anche qui molte notizie avevano dato ad intendere che Anastasia avesse volontariamente ignorato Stefano, quasi sbattendogli in faccia la sua relazione con Biagio. Ripeto però, anche se così fosse stato, non vedo perché non avrebbe dovuto comportarsi in modo naturale solo perché lui non si rassegnava ai suoi ripetuti e chiarissimi no. Anastasia non aveva occhi per nessun altro e quando era atterrata, con lo sguardo l'unica persona che aveva cercato era stata Biagio. Dopo questo avvenimento l'odio di Stefano cresce a dismisura. Durante il processo ammette di aver pensato di togliersi la vita proprio a causa della delusione di cui era stato vittima in aeroporto. Dapprima cerca di suscitare in lei un sentimento di pena. Le scrive infatti: «Il mio cuore è morto, mi hai distrutto Anastasia, non lo meritavo affatto, adesso mi resta un dolore immenso e una sofferenza terribile da affrontare. Non mi riprenderò mai più da questa ferita che mi hai inflitto. Grazie a te e al tuo comportamento terribile, un uomo meraviglioso che ti amava è adesso un uomo distrutto». Capite? Un uomo meraviglioso. Ha un'altissima concezione di sé. Un uomo per bene, un uomo meraviglioso. Solo qualche minuto dopo rincara la dose.
Adesso la mia vita sarà solo cercare un modo per sopravvivere fino al giorno in cui morirò. Non contento, continua. Sto letteralmente morendo di dolore. Questa serata sembra uscita dal peggior incubo che la mente umana possa concepire. Vuole farla sentire in colpa, vuole che lei si senta responsabile per il suo dolore. Ma responsabile di cosa esattamente? Lei è una donna libera di vivere e di amare. Ovviamente però lui non la pensa così. Anastasia risponde 2 giorni dopo. Probabilmente ha riflettuto a lungo su cosa avrebbe voluto scrivergli. Da un lato forse vorrebbe semplicemente che uscisse dalla sua vita, dall'altro in qualche modo le fa davvero pena e ancora lo considera un uomo per bene. Gli scrive: mi dispiace per quello che è successo. Non ho mai fatto doppi giochi con te perché sei una persona onesta e buona e non volevo farti del male. Ti ho sempre detto la verità, che una storia tra noi sarebbe stata difficilmente realizzabile. Qualcuno si è focalizzato su quest'ultima frase. Difficilmente realizzabile non significa assolutamente non realizzabile. C'è comunque uno spiraglio di speranza che può insinuarsi in chi riceve una risposta di questo genere. Io credo che quel difficilmente realizzabile non fosse effettivamente ciò che pensava, ma un modo per non farlo sentire del tutto rifiutato e non apprezzabile. Un modo insomma per rendere meno amaro il suo rifiuto. Troppo garbo, troppo garbo. A quel messaggio lui risponde: quando si soffre così tanto è quasi impossibile rimanere lucidi. Lo sai che sabato notte non ho chiuso occhio? Ho sofferto dolori terribili alla testa che mi sembrava scoppiare e ho quasi fatto un infarto. Lo sai questo? Di nuovo Stefano Perale tenta la carta della pena, del senso di colpa, cerca di dare a lei responsabilità che non ha. Anastasia, mi hai fatto morire di dolore. È da questo momento che il 50enne insegnante di inglese inizia a rimuginare sul modo per punirla. È proprio da questo evento che gli avvocati difensori prendono spunto per imbastire una difesa che parla di delirio e gelosia, di perdita di controllo, di episodio psicotico. Durante gli interrogatori dice che voleva essere lui a dominarla, che si è sentito per più di 2 anni preso in giro da una persona che sapeva quanto fosse innamorato. Aggiunge che era stanco di quella vita, di tutte quelle donne che nel corso degli anni lo avevano rifiutato facendolo soffrire. Anastasia è l'ultima di queste donne, quella che si fa carico di tutte le esperienze negative di Perale. E francamente, se nessuna donna in 50 anni è riuscita ad amarlo, un motivo ci deve pure essere. Può anche aver incontrato qualche donna poco gentile. Capita nella vita di ogni adulto, di avere a che fare con persone che alla fine ci fanno soffrire. Ma dubito fortemente che tutte le donne incontrate da Stefano Perale facessero parte di questa categoria. Sono più propensa a credere che fosse un uomo talmente inetto, talmente deviato, talmente inadeguato da non riuscire ad instaurare nessun rapporto sano. Continua a dire di essere una brava persona. Persino nella prima chiamata al 113 ha cercato immediatamente di giustificare ciò che aveva fatto, cercando come un ragazzino immaturo di suscitare nell'operatore una sorta di comprensione. Ammette lui stesso infine che fosse consapevole che Anastasia non era più in vita mentre lui continuava a soddisfare i suoi capricci disgustosi su di lei. Durante il processo si contraddice. Dice di non aver preparato niente, ma gli fanno notare che c'era una telecamera, era piazzata su un supporto. Si difende dicendo di non ricordare, gli chiedono se era vestito, dice di non ricordare. Ripete: mi ero dedicato a lei, la amavo, le volevo bene ad Anastasia, molto bene. Ma torna di nuovo al giorno in aeroporto. Insiste che stava male, che aveva la tachicardia, che ha provato a chiamare Anastasia decine di volte e lei non gli ha mai risposto. Lui pretende di ottenere risposta, è un suo diritto. Continua dicendo che una volta tornato in macchina, deluso dal comportamento freddo della ragazza, era quasi svenuto. Sul volto di Anastasia ci sono i lividi lasciati dalla pressione delle sue mani. Ma durante il processo salta fuori qualcosa di nuovo. La perizia psichiatrica ordinata dal tribunale lo descrive come capace di intendere e volere, ma i suoi avvocati chiedono un'integrazione di questa perizia, perché all'interno dell'appartamento era stato rinvenuto un contenitore pieno di feci umane. L'ombra della coprofagia e della coprofilia si allunga, mettendo di nuovo in discussione la sanità mentale di Stefano Perale.
Il contenitore rinvenuto era stato per un attimo accantonato come reperto biologico con odore nauseabondo, ma solo in un secondo momento si era capito con esattezza cosa contenesse. Davanti al pubblico ministero Giorgio Gava, Perale parla di questa sua abitudine e sostiene di aver raccolto quelle feci nei 2 giorni precedenti il delitto e che soffre da tempo di coprofagia. Sostiene che mangiare i rifiuti del corpo sia un modo per punirsi. Così 1 anno dopo i fatti viene depositata una nuova perizia chiesta proprio dalla difesa e se ne occupa il dottor Gianfranco Rivellini. Nelle pagine scritte dal dottor Rivellini si legge che questa pratica fosse un modo per punirsi del crimine commesso. Ma nelle precedenti occasioni in cui aveva ingerito materiale fecale era invece un modo per identificarsi nello scarto che credeva di essere agli occhi delle donne che lo avevano lasciato. In seguito però l'uomo confessa di non aver mai mangiato le feci, ma che la presenza delle stesse dovesse in qualche modo dissuaderlo dai suoi propositi. Spiegazione che anche lo stesso dottore incaricato di periziarlo trova del tutto illogica. Aggiunge che mettersi nei panni della vittima, sottolineare continuamente di esserlo, è per Perale un atteggiamento naturale che gli permette di distanziarsi da quello che ha fatto. Gli avvocati Matteo Lazzaro e Nicoletta Bortoluzzi ovviamente non apprezzano il risultato della perizia e accusano il dottore di non aver esaminato altri elementi da loro proposti e che era stato tra l'altro sbrigativo, che non aveva permesso a Perale di rispondere in maniera articolata e approfondita alle sue domande. Gli avvocati Raffaele Costanzo, Michele Maturi e Monica Marchi hanno contestato questa nuova linea di difesa e grazie al cielo il giudice non ha dato seguito alle continue e incessanti richieste di considerare l'uomo infermo di mente. Stefano Perale non è quindi solo colpevole di un duplice omicidio chiaramente premeditato, di procurato aborto, di vilipendio di cadavere, di utilizzo di mezzo insidioso quale il veleno, ma anche di essere un bugiardo patentato che cerca in tutti i modi di evitare una giusta condanna, tirando in ballo problemi psicologici che non trovano nelle perizie alcun fondamento. L'unica cosa che appare chiara è una certa propensione per le pratiche di sketting per raggiungere l'eccitazione. Ora, non so se si pronunci sketting, che però mi sa tanto di pattini a rotelle, forse infatti non si dice così, o scatting, però giuro io è la prima volta che la sento sta cosa, quindi forse scatting, correggetemi se sbaglio. 30 video prodotti da lui stesso tra il 2016 e il 2017 dimostrano che questa è l'unica verità, nonostante lui stesso continui a sostenere di non ricordare di aver fatto quei filmini. Sono molte le cose che dice di non ricordare. Gli esperti sostengono si tratti di un'amnesia a macchia di leopardo. Ricorda benissimo l'affronto all'aeroporto, ma non tutto quello che lui ha fatto a Biagio e Anastasia. È un po' comodo ricordare sempre i momenti in cui sei stato vittima, secondo te, secondo il tuo punto di vista, ma non i momenti in cui invece le vittime erano gli altri. Mentre in carcere viene tenuto d'occhio per l'elevato rischio di suicidio. In lui sono chiare le perversioni sessuali, la dipendenza dal porno e un profilo apparentemente coincidente con quello di uno stalker. L'accordo tra i vari periti c'è su un unico punto. Sembra che ci sia nel passato di Perale il fantasma degli abusi. A riprova di questo non ho però trovato niente, ma in ogni caso ho comunque una grossa difficoltà a vederlo come potenziale vittima. Non ci riesco proprio. Il Tribunale di Venezia, la Corte d'Assise d'Appello e in seguito la Corte di Cassazione arrivano allo stesso risultato: ergastolo, nonostante il rito abbreviato. Al padre e alla sorella di Biagio dovranno essere risarciti 5 milioni di euro ciascuno, alla famiglia di Anastasia 4 milioni. Il corpo di Biagio e Anastasia riposano a Sant'Arpino nel Casertano. La toccante cerimonia ortodossa che si è svolta a Mestre poco dopo la conclusione dell'autopsia è stata ufficiata dall'arcivescovo Jastrebov alla presenza della famiglia della giovane donna russa. Cosa posso aggiungere dopo questo caso? Rimango sempre incredula di fronte alle fantasiose giustificazioni che si cerca di dare a delitti di questo tipo. Era innamorato, stava soffrendo, era incapace di intendere, era stato rifiutato da molte donne. Come se tutto questo avesse davvero un senso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Un ringraziamento super speciale a Filo
per il suo incredibile super grazie. Filo, sei stupenda, grazie mille. Già i tuoi commenti sono sempre meravigliosi, ma anche questo super grazie enorme mi ha tolto le parole davvero. E grazie anche a P-DSM per il suo super grazie, graditissimo anche il tuo. Siete veramente speciali, davvero, grazie. In relazione ai vostri commenti, devo dire che molte volte sono davvero un grande spunto per riflettere di più su quello che affrontiamo insieme, sui casi di cui parliamo. Per esempio, vi consiglio di andare a leggere il commento sul video precedente relativo a Gable Tosti. Vi metto qua la copertina così lo trovate al volo. Dicevo, vi consiglio di andare a leggere il commento di Gnoma, che mi ha fatto riflettere moltissimo. Perché? Perché si capisce quanto sia importante vivere in prima persona certe esperienze per poter davvero capire e spiegare agli altri quale possa essere il meccanismo che porta poi a certi crimini o che porta a determinati comportamenti. Detto questo, spero di rivedervi qui presto. Naturalmente, se avete apprezzato, non andate via senza mettere un like, lasciate magari un commento, che per me è sempre importantissimo. Se avete dei suggerimenti su casi che vi interessano, scrivetemeli nei commenti, sarò ben lieta di cominciare a dare un'occhiata e vedere se è possibile portarli sul canale. Io per il momento vi saluto, un abbraccio a tutti, a presto.